È possibile ricongelare un alimento che è stato scongelato una volta? Ciao a tutti, io sono Dario Versanini e questo è il mio canale YouTube dedicato alla scienza di ciò che mangiamo. Oggi rispondo a una domanda che mi è stata posta su Facebook da Sergio Palumberi, ma che in realtà mi viene posta da tantissime persone ogni volta che vado a fare una conferenza, e addirittura anche da mia mamma ogni tanto mi chiama per sapere se un certo alimento che ha scongelato, che però poi non ha utilizzato in giornata, se può rimetterlo nel congelatore. Allora, la risposta in realtà è abbastanza semplice. Dobbiamo sempre considerare qual è la carica batterica del cibo che stiamo rimettendo nel congelatore. Se vi ricordate dal video in cui vi spiegavo come si congelava e scongelava la carne, vi ho raccontato che i batteri non muoiono assolutamente nel freezer, diciamo, li blocchiamo solamente. Quindi una volta che noi tiriamo fuori dal congelatore un alimento, per esempio della carne macinata, che ho comprato per fare qualcosa, i batteri presenti che nel congelamento si sono bloccati cominciano a muoversi e a proliferare. Quindi supponiamo che questa carne macinata io la voglio utilizzare per preparare degli hamburger e quindi la lascio nel frigorifero a scongelare una giornata intera. In questo periodo i batteri, seppur non in modo vigoroso, cominciano a vivere, a muoversi e anche a proliferare. Magari il vostro frigorifero non è proprio a 4 gradi, magari l'avete tenuto a 8 gradi, magari la carne macinata l'avete tenuta sul bancone, quindi insomma la carica batterica dopo una giornata è aumentata rispetto a quando l'avete tolto dal freezer. Supponiamo che magari ve la dimenticate addirittura 2 giorni nel frigorifero, però decidete che non volete più fare gli hamburger e non avete più voglia, quindi volete prendere questa carne e rimetterla nel congelatore per poi tirarla fuori magari una settimana dopo. Ecco, quindi a questo punto state mettendo nel congelatore della carne macinata, cruda, che ha una carica batterica più elevata di quando l'avete tolto dal freezer. Quando li cucinerete, quando magari la settimana successiva toglierete la carne macinata e la utilizzerete per fare gli hamburger, dovete riscongelarla. Durante questo periodo i batteri aumenteranno ancora di più e se per caso è presente anche qualche batterio patogeno, potrebbe succedere che durante la cottura dell'hamburger, magari a cottura media, quindi lasciandolo rosa all'interno, i batteri, come sapete, a questo grado di cottura non muoiono tutti assolutamente istantaneamente, quindi potrebbe capitare che qualche batterio patogeno sia proliferato un po' troppo, la cottura al sangue o media dell'hamburger, ma anche della carne, di una bistecca, di altre cose, non è sufficiente per sanificare l'alimento e quindi rischiate di prendervi un'infezione. Viceversa, supponiamo che invece la carne macinata ci poteva servire per fare del ragù. Allora io prendo la mia carne, la scongelo, ci cucino del ragù, magari ne faccio tanto, perché io di solito quando preparo del ragù ne preparo magari 1 chilo, poi lo congelo in 2 bacinelle, in 2 contenitori da mezzo chilo, e quindi magari dopo un mese o quando mi serve lo tiro fuori e lo scongelo tutto. Ma non sempre lo utilizzo totalmente durante il pranzo, anche se ho magari degli ospiti. Quello che succede è allora che magari me ne avanza una porzione un po' più piccola e mi chiedo, posso ricongelarlo? La risposta è sì, nel senso che quando ho tirato fuori il ragù, se ho avuto l'accortezza di riportarlo all'ebollizione, l'ho comunque risanificato. Gli eventuali batteri che erano proliferati durante lo scongelamento e durante la permanenza nel frigorifero, li ho comunque uccisi e quindi una volta raffreddato il ragù è di nuovo pronto per essere congelato con una carica batterica molto molto bassa. E questo posso farlo varie volte. L'importante quindi è che ogni volta che io ricongelo un cibo sia sicuro di avere ucciso tutti o comunque la stragrande maggioranza dei batteri, della carica batterica presente. Quindi basta portare un alimento a bollore proprio per qualche secondo e sono sicuro di averlo completamente sanificato. Questo ovviamente non è vero per tutte quelle cotture che raggiungono temperature più basse. Quindi se cucino qualche cosa al sangue, facevo l'esempio prima degli hamburger, se ho cucinato degli hamburger al sangue cottura media, quindi dentro sono ancora rosa e non ho
ucciso assolutamente tutti i batteri, quindi questi hamburger, anche se sono cotti esternamente, dentro potrebbero avere una carica batterica che quindi congelandola e ricongelandola potrebbe addirittura aumentare e quindi portarmi a possibili infezioni. Quindi la regola per ricongelare un cibo è questa: chiedetevi se il trattamento che ha subito è stato tale da risanificarlo, come nel caso del mio ragù, un'altra volta. Ovviamente tenete presente però che tutte le volte che lo congelate, lo ricongelate e lo riscaldate, l'alimento perde non solo delle sue, diciamo, qualità magari nutritive, ma in realtà perde anche di qualità organolettica, per cui non è consigliabile avere un ragù riscaldato e ricongelato 2 o 3 volte. Ma di sicuro, se seguite questo semplice ragionamento, non avrete problemi di infezione. Per questa volta abbiamo finito, se avete delle domande fatemele qui sul canale oppure sulla pagina Facebook o sul mio blog e vedremo di fare qualche altro video di tipo Q&A, cioè domande e risposte, qui su YouTube. Ciao a tutti e se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale.